Carissimi amici di Calcio Inglese, Gianluca's Football Stories, io mi chiamo Gianluca Zucchelli e sono un appassionato di calcio e di storie di calcio nostalgia. Vi parlerò questa volta di una storia che coinvolge un gigante mondiale del calcio, il Manchester United, il club inglese di maggior successo nella storia del calcio inglese, e che parlerà di ingredienti davvero da favola di una volta. Per cui ho dato titolo a questa storia Il gigante e la bambina, ma potremmo anche chiamarla Le origini del Manchester United, questo club di cui tutti sanno, ma forse non tutti sanno come questo club è nato. Beh, trasportiamoci un momento con la fantasia a Old Trafford e pensiamo per un attimo di essere di fronte al trophy room, al trophy cabinet del Manchester United. Non è neanche un trophy cabinet, perché un armadio non basta a tenere tutti i trofei del Man United, è una grande stanza. In questa grande stanza ci sono le coppe di 20 campionati inglesi, 12 FA Cup, 5 coppe di Lega, 21 Community Shields, 3 Champions League, una Coppa UEFA, una FA Cooper Cup, una Coppa delle Coppe, un Intercontinentale, una FIFA. Totale 66 trofei. Una roba da sogni, da incanto. E per passare da incanto a incanto vi do 3 ingredienti da favola per questa storia. Un gigante buono, un dolcissimo gigante, un re, una bambina che sta per compiere 12 anni e naturalmente il pallone. Beh, siamo nella Manchester del 1902, quindi il nostro gigante buono è un cane di San Bernardo. Il padre è un re, sì, è un re che vive nella Inghilterra industrializzata, quindi è un re di birrerie, è un re produttore di birra e padrone di una catena di pubs. E questo padre è un uomo di affari che si è fatto da solo, cominciando molto umilmente, facendo l'agente immobiliare, facendo lavoretti a destra e a sinistra, ma distinguendosi per il suo acume negli affari, per le sue capacità di negoziazione, ma anche per la sua capacità di gestire le risorse umane. E così facendo diventa un uomo molto facoltoso nella città di Manchester. Un uomo anche di ferro, un uomo che sicuramente è molto duro nella negoziazione, molto abile, molto scaltro, ma con una debolezza, con un punto debole nel suo cuore. Quello che a lui piaceva fare dei grandi regali alle persone a cui lui voleva bene. Per esempio lui regalò una favolosa Rolls Royce alla moglie. Siamo quindi a fare un passo indietro per vedere proprio la preistoria, diciamo, del Man United, quando non si chiamava ancora Manchester United. È il 1878, siamo agli albori del calcio, il cosiddetto calcio vittoriano, e i lavoratori delle ferrovie, delle linee dello Yorkshire, si trovano in numero piuttosto consistente in un grande deposito nella periferia di Manchester, nella zona così chiamata, nella località di Newton Heath, e come attività dopolavoristica partecipano a campionati di calcio all'interno della stessa compagnia ferroviaria, giocano con i colori della compagnia ferroviaria stessa, praticamente verde e giallo oro. E hanno, diciamo, delle discrete fortune, perché dagli albori del gioco dopolavoristico passano a giocare nei campionati di Lega e militano in seconda divisione, riescono a raggiungere la prima divisione e insomma hanno dei discreti successi. Ma quando arriviamo al gennaio del 1902 si scopre che questo club ha dei grossi problemi finanziari.
Praticamente hanno dei debiti per circa 2.670 sterline, che equivalgono a 300.000 sterline di oggi, una cifra che nessuno dei lavoratori delle ferrovie, anche mettendo i soldi insieme, sarebbero in grado di affrontare per tenere il club in piedi. E allora il capitano del club, Harry Stafford, organizza un evento di beneficenza in Oxford Street, in pieno centro di Manchester, alla St. James's Hall. E qui si parla del febbraio 1902. La star dell'evento di beneficenza è un cane San Bernardo, il cane di Harry Stafford, esotico abbastanza per l'Inghilterra, per essere un po' una novità, e soprattutto molto docile e bravo. Teneva praticamente al collo, normalmente insomma nella iconografia del cane da montagna San Bernardo li vediamo col barilotto sotto il collo di brandy per quando vanno a soccorrere le persone che si sono perse nelle montagne, nelle Alpi. In questo caso aveva una scatola dove le persone tipo salvadanaio mettevano i soldi per la beneficenza per la squadra. Cosa succede però? Che questa è una grande sala, una grande hall piena di cristalli, luci, rumori, la musica. Il cane rimane un po' frastornato e a un certo punto fugge, va via e non lo si trova intorno, c'è un po' di confusione e praticamente passa un po' di tempo finché il cane ricompare proprio in uno dei pub di proprietà di John Henry Davies. John Henry Davies è questo re della nostra storia, il padrone di catena di bar e di produzione di birra. Capita che proprio casualmente il padrone di questa catena si trovi al pub nel momento in cui il cane viene ritrovato. Quindi glielo portano e lui va a vedere la medaglietta al collo del cane, al collare, e vede che effettivamente c'è un nome, Major, che era il nome del cane, e c'è anche il nome del padrone. E però chiaramente il padrone è il capitano della squadra del Newton Heath, quindi è Harry Stafford. Ma chiaramente non c'erano numeri di telefono o altro, c'era solo il nome del padrone e il nome del cane. Non c'era internet, non c'era i social media, quindi ci vuole un po' del tempo per trovare il padrone del cane e comunicargli che il cane è stato ritrovato. Nel frattempo l'uomo d'affari chiede alla figlia di quasi 12 anni, Elsie, di accudire al cane nel tempo in cui stavano nel frattempo facendo le ricerche per trovare il padrone. Che succede? Che il padrone alla fine viene trovato, ma Elsie si è affezionata al cane. Quindi Mr. Davies, il padre, vorrebbe comprare il cane e lo vorrebbe comprare proprio come regalo del suo compleanno per i suoi 12 anni, ma Stafford si rifiuta categoricamente. Per lui non c'è prezzo. Il cane, lui al cane è affezionatissimo perché il cane lo salvò in mare. Stafford rischiava di annegare e Major, il cane San Bernardo, lo soccorse. Mr. Davies non è un uomo da arrendersi facilmente. Da buon negoziatore studia il punto debole di Harry. Si informa e capisce che Harry, il capitano del Newton Heath, ha veramente un grosso debole, che è quello, la sua passione, il suo amore per il calcio e per la sua squadra. E allora che fa? Propone il salvataggio. Dice: io sono in grado di colmare questi debiti di 2.600 rotte sterline, ma anche di fare di più. Posso comprare nuovi giocatori, tu puoi rimanere capitano della squadra e noi insieme possiamo costruire una squadra ancora più forte, non solo superare le correnti problemi finanziari, ma andare oltre e creare una squadra molto più forte di quella di prima. A questo punto Stafford è veramente in crisi fra l'affetto per il cane e allo stesso tempo la sua grande passione per la squadra. Ci pensa un attimo, pensa anche che in fondo un cane così fortemente voluto, con questa bambina così fortemente affezionata, pensa che il cane in fondo andrà in mani molto buone e quindi dice: a queste condizioni io accetto. L'affare è fatto. E una delle prime cose che accadono
è che viene organizzata un'amichevole contro l'altra squadra della città, la squadra ben più blasonata e anche, diciamo, appartenente a un differente ceto, perché non è il ceto dei lavoratori delle ferrovie, ma più una squadra middle class, è il Manchester City. Si va a giocare e ci si rende conto che le magliette del Newton Heath sono un po' sdrucite, sono un po' vecchie e non si andrebbe a fare una bella figura con quelle magliette contro il City, che hanno invece le loro divise belle, tutte nuove e ben rappresentative dell'orgoglio del club. Allora qualcuno va al negozio per conto della squadra e trova soltanto però delle magliette rosse. La squadra vince e le magliette resteranno per sempre rosse da allora. La data in cui Newton Heath cambia il nome, svolta pagina e inizia una grande leggenda, è 24 aprile 1902. La squadra che ha sanato le proprie finanze decide anche di dare un nome che possa attirare un numero più largo di supporters: Manchester United. Hanno un nuovo campo, un nuovo stadio, si spostano dal vecchio stadio che era vicino a degli impianti chimici, delle fabbriche, non era forse il posto più salutare per giocare a calcio, e attrae un pubblico più largo. Nel 1906, dopo soli 4 anni, riescono a promuovere in prima divisione. 2 anni dopo sono campioni della prima divisione per la prima volta e l'anno seguente, nel 1909, vincono la loro prima FA Cup. Se facciamo molto veloce fast forward, possiamo vedere come un secolo dopo l'americano Malcolm Glazer compra il Manchester United per una cifra esorbitante, 700 miliardi di sterline, ma è d'altra parte la brand più famosa nel calcio internazionale. Quindi 700 miliardi di sterline per vendere il club che era un secolo prima passato di mano per un cane, per la proprietà di un cane. Un quarto di secolo prima, nel 76, in Galles, Elsie era morta. Aveva ancora la Rolls Royce della mamma e la figlia di Elsie, Elizabeth Partington, viene intervistata dai giornali e dalle televisioni. Allora si dichiara dispiaciuta per la vendita di una squadra che la famiglia riteneva una cosa non solo di famiglia, ma anche e soprattutto riteneva il club simbolo dei lavoratori di Manchester, e finiva invece nelle mani di quello che era percepito come un padrone di oltreoceano. Se vi è piaciuta questa storia, per favore cliccate su like e anche registratevi al canale, così potrete essere notificati quando arrivano nuove storie. Grazie per la passione e l'interesse con cui seguite Gianluca's Football Stories e alla prossima.